Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. Oggi vedremo come salvare e aprire file con Blender. Per salvare un file con Blender andiamo sul menu File, Save As e in questa finestra di navigazione che appare sulla sinistra avremo i nostri hard disk e le unità di memoria. Qui ci sono i bookmarks, una sezione segnalibri dove possiamo aggiungere le nostre cartelle preferite o comunque quelle che utilizziamo più di frequente. Ad esempio posso aggiungere come bookmarks la cartella dove mi trovo attualmente in questo modo, premendo il tasto più e verrà aggiunta questa cartella del percorso attuale. Posso eliminarla semplicemente premendo il tasto meno. Qui invece sono elencati tutti i file e le cartelle recentemente aperti in modo da poter tornare velocemente su un progetto su cui stavamo lavorando. Qui è elencato il percorso in cui ci troviamo attualmente e dove verrà salvato il file. Qui invece possiamo rinominare il file che stiamo per salvare e questa barra rossa quando appare ci sta ad indicare che c'è un file con lo stesso nome nell'attuale percorso e se lo salviamo verrà sovrascritto. Per evitare che questo accada ci basterà semplicemente cambiare il nome del file. È utile salvare i file blend di un vostro progetto in modo incrementale, ogni tot di tempo, in modo da avere copie di backup e la possibilità di tornare indietro. Con il tasto più qui possiamo incrementare in questo modo il numero o anche con il tasto più del tastierino numerico. Quindi possiamo dirgli Save As. Ora è importante salvare spesso il nostro lavoro e possiamo farlo più rapidamente con lo shortcut Ctrl S, oppure se vogliamo salvare un nuovo file con un nuovo nome possiamo premere Ctrl Shift S. Spostiamoci ora in Edit, Preferences, alla scheda Save e Load per attivare l'importante funzione di autosalvataggio. Infatti con la funzione autosave attiva possiamo dire a Blender di creare un file di backup e salvarlo in una cartella, in questo caso ogni 2 minuti. Questa è un'opzione utilissima che in caso di crash del PC o del programma permetterà di recuperare il nostro lavoro. I file di salvataggio verranno memorizzati in questa cartella, qui in File Path Temporary Files, che possiamo scegliere, quindi da qui possiamo selezionare la nostra cartella, crearne una nuova apposita per memorizzare tutti i nostri file di autosalvataggio. Ritornando nella scheda Save e Load, un'altra opzione utile che possiamo abilitare è il Compress File. In questo modo, se stiamo lavorando su file blend molto grandi, questi verranno compressi, permettendoci di risparmiare spazio sul nostro hard disk. Vediamo invece come aprire un file con Blender. Basterà andare qui in File, Open, oppure attraverso lo shortcut Ctrl O. Questa è la finestra di navigazione uguale a quella per il salvataggio. Qui abbiamo la possibilità di visualizzare i nostri file in modo differente, qui con alcuni dettagli e qui invece attraverso le thumbnail. Qui invece abbiamo delle opzioni di ordinamento e qui invece possiamo abilitare o disabilitare alcuni filtri. Possiamo infine creare un nuovo file semplicemente andando su File, New, oppure attraverso lo shortcut Ctrl N. E ci verrà chiesto se aprire un layout generale, quello di default di Blender, oppure uno ottimizzato per fare animazione 2D, sculpting, eccetera. Quindi questo è tutto su come salvare ed aprire file con Blender. Se vi piace questo banjo potete scaricarlo attraverso uno dei link presenti nella descrizione in modo da aggiungerlo alla vostra libreria di asset o utilizzarlo nel prossimo progetto. Se avete apprezzato il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!